Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Abbiamo la carta del matto e la carta del papa, ragazzi. Può essere un inizio di un nuovo percorso, mi verrebbe da dire spirituale vedendo il papa, però può anche essere che sia un qualche tipo di percorso ufficiale. Andiamo a vederlo con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di ottobre. Partiamo con un 6 di denari. Abbiamo un fante di denari. Abbiamo la carta della morte. Re di coppe. Abbiamo un 8 di spade. Ruota della fortuna, 6 di bastoni. E abbiamo il carro, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire come si sviluppa l'energia nel mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati. E dopodiché in un secondo momento andiamo a vedere l'amore, il lavoro, insomma tutti i settori. Allora, partiamo da questo 6 di denari, che essendo al contrario, diciamo che mi parla di un disequilibrio. Andiamo a vederlo. Abbiamo il sole e un 9 di spade. Andiamo a vedere anche il fante di denari. Abbiamo la forza e un papa. Io credo che ci sia una situazione un po' in disequilibrio all'inizio del mese. Per chi è nato nella prima decade potreste già sentire questo movimento alla fine di settembre. E anche qui devo dire che vedo come un nuovo percorso da affrontare. C'è un fante di denari, il fanti di solito sono l'inizio di qualche cosa. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo l'appeso, un cavaliere di bastoni e il carro. In questo gruppo di carte è come se la morte definisse il prima e il dopo. C'è anche la carta dell'appeso ed è una carta che indica un momento di stasi, un momento di fermo. Secondo me è un momento di riflessione prima di una decisione. Perché anche qui abbiamo un fante, scusate, un cavaliere di pentacoli e mi parla di una certa lentezza negli spostamenti. Io credo che la prima parte di ottobre potrebbe essere un momento dove si fa una valutazione, si tirano le somme, dopodiché si prenderà una decisione. Adesso andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 3 di spade e un 4 di bastoni.
4 di spade, scusate, e 4 di bastoni, 2, 4. Può essere un tema legato ad una casa, o ad un trasloco anche per qualcuno, essendoci la carta del carro che comunque 2 volte ce l'avete ripetuta. Andiamo a vedere l'8 di spade. Abbiamo un 7 di spade e un 9 di coppe. È come se doveste affrontare certe bugie, certe mezze verità alle quali avete creduto fino ad adesso. Potrebbero essere le vostre, potrebbero essere quelle di qualcun altro, ciò che vi hanno raccontato. Io ho l'idea, ragazzi, che potrebbe essere qualche tipo di situazione con una persona molto vicino a voi, questa, il fatto di dire ok, mi decido, non mi decido, il disequilibrio. Scusate. Dicevo, il disequilibrio iniziale può far riferimento ad una persona molto vicino a voi, con la quale avete una relazione. Vi direi quasi che potrebbe essere o un familiare o il partner. Andiamo avanti, andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 7 di pentacoli e un fante di pentacoli nuovamente. È come se ci fosse qualche cosa che deve cambiare, ma per qualche motivo si fa fatica a cambiare. Diciamo che poi arriva il 6 di bastoni, che è uno degli arcani minori del Papa, che avete già 2 volte. Andiamo a vederlo. Io credo che qualcuno stia facendo dei movimenti per ottenere qualche risultato, cioè come un nuovo inizio di un percorso, il taglio probabilmente di vecchie abitudini, di vecchie situazioni, il tutto per riportare l'equilibrio. Però ho anche l'idea che con questo 7 di spade e l'8 di spade non vediate bene qual è la strada corretta. Abbiamo poi la temperanza che spiega il 6 di bastoni e la stella. Sento che c'è come bisogno di trovare un nuovo obiettivo, di trovare un nuovo equilibrio, una nuova forma di espressione personale. Andiamo a vedere questo carro finale. Abbiamo l'imperatrice e il diavolo. Datemi una carta per il diavolo. 4 di coppe, matto e 6 di spade. Il carro alla fine mi indica che farete qualche tipo di movimento effettivamente. Può essere che non sia un movimento proprio libero, nel senso può essere che sia un movimento un po' condizionato da questo vostro modo di pensare un po' negativo, però ho anche l'idea che piano piano con la carta della temperanza andrete verso un nuovo equilibrio. Quello che all'inizio non c'era con il 6 di pentacoli al contrario, sento che durante il mese poi arriverà. Arriva questo equilibrio, arriva questa parità tra voi e gli altri. Diciamo che la sensazione è che siate voi a dare più di quello che stiate ricevendo. Ed è un po' quello, secondo me, che si deve interrompere con questa morte e si deve cercare come un equilibrio. Vedo che siete voi che andate verso gli altri o verso una persona specifica, però questa persona non viene nei vostri confronti, non si avvicina a quello che potrebbe essere il vostro desiderio, il vostro bisogno. E in questo caso il Papa potrebbe far riferimento a un mediatore, come se ci fosse un nuovo inizio grazie a qualcuno di esterno che media la vostra situazione. Però è anche vero che alla fine prenderete qualche tipo di decisione, farete qualche tipo di spostamento
Allora, potrebbero essere due i casi: o con questo spostamento effettivamente vi riprendete il vostro potere personale, oppure potrebbe essere uno spostamento un po' condizionato, nel senso che comunque avete l'otto di spade, quindi è come se aveste un modo di pensare questo mese un po' negativo, e può essere che questa decisione venga presa sul vostro modo di pensare. Quindi se io penso di non avere alternative e che quella sia l'unica scelta, farò quella decisione, prenderò quella decisione perché penso che sia l'unica. Però ho anche l'idea con il 4 di coppa al contrario che non abbiate un'idea poi così chiara di tutta la situazione globale e che quindi la decisione che andrete a prendere sarà un po' condizionata da certi temi. Mm. Tutto per ritrovare questo equilibrio sostanzialmente. Andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Dunque, per chi è senza lavoro, potrebbero esserci degli accordi. Non sento che questo lavoro nuovo possa iniziare subito, però è vero che potrebbero esserci come dei colloqui, dei contatti, e secondo me verso la fine del mese avrete qualche notizia in più. Vi dico, potrebbe non essere il lavoro dei vostri sogni, ma più un lavoro per muovere del denaro. E secondo me, tutto sommato, vedendo anche questo diavolo e questa imperatrice, potreste effettivamente fare la scelta di iniziare questo lavoro, proprio perché pensate di non avere altre alternative, un po' come vi ho detto prima, no? Diciamo che non andrà male, nel senso che avendo anche l'imperatrice può essere un momento proficuo comunque. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, potrebbe esserci qualche cosa di nuovo in vista. Ehm, Ho la sensazione, ragazzi, che stiano cercando un po' di incastrarvi in un ruolo, in una mansione, in un lavoro che magari vi dà anche delle soddisfazioni, perché potreste essere messi a dirigere un gruppo, però è una posizione delicata quella che andrete a rivestire. Credo che sarà una posizione anche di potere per qualcuno. Ehm, la cosa difficile è essere equi, essere giusti nei confronti di tutti. Devo dire che potrebbero esserci delle malelingue nell'ambiente lavorativo, però è anche vero che, avendo l'imperatrice come carta finale, credo che riuscirete, come dire, a fare buon viso a cattivo gioco. L'imperatrice è l'archetipo della mamma. È un po' come se alla fine del periodo riusciste ad abbracciare tutte quelle persone che stanno un po' sparlando di voi nel settore lavorativo. Io credo che sarà anche il vostro operato che metterà a tacere queste malelingue. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, potrebbe essere necessario dover cambiare strategie nel mese di ottobre. Sento come se i risultati arrivassero, ma non fossero esattamente i risultati che voi vi aspettate. Quindi io ho come la sensazione che dobbiate implementare, che dobbiate spostarvi di più, che dobbiate allargare il raggio d'azione, non tanto a livello di collaboratori, ma a livello di clienti, a livello di prodotti, a livello di servizi. È un mese impegnativo comunque quello di ottobre, ragazzi, a livello lavorativo. Niente di preoccupante, nel senso che alla fine vi sento, diciamo, la fine del mese è migliore di come inizia, però effettivamente è un mese dove dovrete tirare fuori le unghie.
Per quello che riguarda il lato economico, io lo vedo ben prospettato, ragazzi. Qualcuno potrebbe decidere di iniziare nuovi percorsi finanziari, nuovi investimenti, potreste anche decidere di dover spostare dei soldi. Vi dico, secondo me arriveranno anche i frutti di investimenti passivi e potreste decidere di iniziare qualche cosa di nuovo, qualche fondo pensione, qualche fondo di investimento. Qualcuno inizierà a studiare quello che è tutto l'ambiente della finanza per capire come poter migliorare il proprio stato economico. Diciamo che è un buon mese, non vedo grossissimi guadagni, però è vero che i soldi entrano, c'è un buon flusso di soldi, tanto che avrete la possibilità di reinvestire, di togliervi quel capriccio che è tanto che volete togliervi, potrebbe essere un nuovo percorso di studi, potrebbe essere un nuovo mezzo di trasporto, insomma, mm, non vedo grosse somme di denaro che entrano, però c'è come un flusso costante in entrata, che vi dà appunto la possibilità di migliorare la vostra situazione attuale ed eventualmente di pensare ad espandervi, a come, diciamo, migliorare appunto la vostra situazione. Parliamo d'amore. Allora, per le persone che sono single, devo dire che secondo me una persona si affaccia. Potrebbe essere una persona che fino adesso avete considerato amico o amica e secondo me potrebbe nascere qualche cosa di più. Ehm, Potrebbe essere necessario doversi muovere, doversi spostare per riuscire a frequentare, per riuscire a vedere questa persona. Però io ho la sensazione che, insomma, potrebbe nascere una bella relazione, secondo me, un qualche cosa di concreto. Secondo me anche proprio nel mese di ottobre, cioè conoscete questa persona o se la conoscete già è un po' come avvicinarsi un po' di più a questa persona e durante il mese di ottobre è come se vi rendeste conto che effettivamente può esserci qualche cosa di costruttivo, qualche cosa di bello, qualche cosa che può crescere. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione da tanto tempo, io credo che qualcuno di voi si stia aspettando come il passo successivo da parte del partner. Potrebbe essere l'andare a vivere insieme, potrebbe essere l'ufficializzare la relazione, potrebbe essere anche lo sposarsi. Cosa che è un desiderio vostro, mettiamola così. Io sento che la controparte non è ancora tanto dell'idea e sarà come una vostra abilità iniziare a prendere questo discorso da vari punti di vista, ma molto alla lontana. È un po' come il mettere la pulce nell'orecchio al partner o alla partner. Ehm, io credo che ci sarà qualche tema tra di voi da dover chiarire perché potrebbe essere un tema che condiziona parecchio. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno indefinita, clandestina, allora a qualcuno potrebbe venire lo schiribizzo di dire, boh, basta, lascio mia moglie, lascio mio marito e voglio vivermi questa relazione con te. Però diciamo che i tempi sono un po' prematuri, secondo me. C'è come bisogno di conoscersi meglio, ma soprattutto di definire quali sono gli obiettivi comuni. Cioè, vi faccio un'ipotesi, state frequentando una persona, è indifferente se siete voi quelli sposati o se è l'altra persona quella sposata o quella impegnata. Ehm, ed è come se si cercasse di mandare avanti la situazione, di mandare avanti la relazione, ma non si fosse ancora parlato dell'obiettivo comune. Quindi, ipotesi,
tu lasci tua moglie, tuo marito o io lascio mia moglie, mio marito per poter vivere questa relazione insieme. Ma la relazione dove va? Abbiamo intenzione di andare a vivere insieme? Abbiamo intenzione di fare una famiglia insieme? Abbiamo intenzione di costruire qualche progetto insieme? Oppure solo una relazione per puro divertimento? Perché secondo me è importante capire le intenzioni dell'altro o dell'altra, ma anche le vostre, prima di fare qualsiasi passo importante. Per quello che riguarda la situazione familiare, ecco, qui ragazzi devo dire che secondo me potrebbe esserci ehm, qualche tema da dover risolvere, potrebbe essere con qualche fratello, secondo me, e, e mi casca l'occhio su questo Papa perché è come se avessi bisogno di qualche mediatore che vi aiuti con un tema, con una relazione specifica che secondo me è una relazione familiare. Potrebbe essere necessario lasciarsi alle spalle certi temi, diciamo chiudere gli occhi su certe cose che sono successe. Ehm, è una mossa per riappianare la situazione, per riappacificare la situazione, ma non è una mossa che vi rende soddisfatti. Quindi è come se, ok, ok, vabbè, non ne parliamo più, lasciamo perdere, però sento che ve lo attaccherete all'orecchio, non lascerete, non dimenticherete quello che è successo, ci passerete sopra. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo di nuovo il matto, guardate, ce l'avete 3 volte il matto, una qui e una qui, quindi secondo me qualcosa di nuovo inizia, potrebbe anche essere proprio un'avventura romantica o un'avventura nel senso faccio qualcosa di nuovo, oso dove fino ad adesso non ho osato e guardate, ho la sensazione che questa titubanza nel partire, questo disequilibrio, come vediamo con il 6 di pentacoli, possa essere dovuto al fatto che magari anche con questo 7 di spade e l'8 di spade, che vi confrontate troppo con gli altri. Io sono più bravo, io sono più veloce, io sono più preparato, io sono più flessibile, io sono più, come se ci fosse solo il giusto o sbagliato, no? Però questa carta vi ricorda che non ha senso fare un confronto, anche se sia l'albero che il bambù sono due specie vegetali, sono completamente diverse, hanno colori diversi, resistenze diverse, grossezze diverse, utilizzi diversi, una combustione diversa, quindi è un po' inutile fare questo paragone perché ognuna delle due cose è utile per qualche cosa di diverso. È un po' come se l'universo vi stesse ricordando che ognuno di noi è unico, e ha un'impronta digitale e un'impronta di anima che sono unici al mondo. Ognuno con le proprie doti e anche con i propri difetti, però è come se vi ricordassero di non paragonarvi a qualcun altro. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Il generoso della saggezza. È come se vi invitassero a essere saggi. Qui fa vedere un libro, quindi potrebbe essere utile cercare le risposte in qualche libro. C'è un gioco che si fa ed è prendere un libro a caso, aprire una pagina a caso e ad occhi chiusi puntare una linea, una riga a caso e leggere la frase. Molte volte nella frase che noi leggiamo c'è proprio la risposta alla nostra domanda, oppure può esserci un qualche cosa che ci fa riflettere su quello che sono i nostri dubbi. Tenete presente che la tempistica è adesso, quindi è come se nel mese di ottobre riusciste a trovare una risposta o una soluzione saggia a questo disequilibrio, a questa disarmonia con cui si parte nel mese di ottobre. Andiamo a vedere ancora una fatina. Non condizionamento ed è interessante perché qui avete il diavolo.
Quindi fate attenzione alle scelte che prendete, prima ve l'ho detto, ci sarà come qualche tipo di condizionamento, qualche pensiero, potrebbe essere qualche situazione che vi farà scegliere in un determinato modo piuttosto che in un altro, però anche lì fate attenzione perché avete diavolo, 4 di coppe che è la carta della cecità, l'8 di spade che è la carta del vittimismo e il 7 di spade che è la carta delle bugie. Ah, no, e avete anche il 6 di spade che è la carta delle credenze limitanti, quindi fate attenzione perché qualcuno di voi potrebbe essere condizionato dal suo modo di pensare e probabilmente è per quello che vi arriva questa carta, è come se avessi bisogno di dire ok, non faccio confronti, semplicemente siamo persone diverse, semplicemente sono situazioni diverse e non mi faccio condizionare. Questo è un po' il quadro della situazione. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e la stessa cosa la potete fare anche attraverso la sezione degli abbonati perché anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi settore amore, settore lavoro, settore soldi e in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina che insomma vi aiutano nel vostro percorso di crescita fondamentalmente. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!